In un ambiente non acusticamente trattato, conviene utilizzare un Rode SmartLav Plus o un Rode VideoMic Pro. Scopriamolo insieme. Ciao e benvenuto in questo video. Questo è un video un po' strano perché in questo momento sto usando due microfoni che non sono proprio microfoni da podcast. Uno è un Rode SmartLav Plus, il classico microfono lavalier che vedi qui sotto la mia barba, te lo mostro, ok? Scusami se fa un po' di casino, però la barba ci passa sopra e quindi è un casino. L'altro è un Rode VideoMic Pro che è qui davanti a me. In questo video voglio testare un po' questi due microfoni per capire, in un ambiente non acusticamente trattato come questa stanza, come potrebbe essere la tua, conviene di più usare un microfono lavalier o un microfono da montare sulla videocamera? Proviamo a rispondere a questo quesito alternando appunto l'audio di questi due microfoni durante questo video. In questo video appunto troverai una scritta in sovraimpressione che ti fa capire, ti racconta quale dei due microfoni sto utilizzando. Perdonami se sono ingessato in questo video, non mi muovo più di tanto, ma ho paura che la barba sul microfono possa gracchiare, possa darti molto fastidio. Sicuramente in un ambiente non acusticamente trattato c'è molto eco, c'è del reverbero, quindi una soluzione utile potrebbe essere quella di usare un microfono a clip, un microfono lavalier. Se però come me hai la barba lunga, questo può essere problematico. O sei una donna e hai i capelli lunghi, dovresti metterli dall'altro lato, dovresti legarli, perché benché questo microfono ha una spugnetta appunto sulla capsula microfonica, comunque se la barba, i capelli, qualsiasi cosa passa e ripassa in continuazione crea un suono stridente molto fastidioso. Diversamente il microfono, il Rode VideoMic Pro che è a distanza, sicuramente non soffre di questa problematica, ma probabilmente assorbe più eco perché la voce arriva più lontano, mentre il Rode SmartLav Plus è qui. Il Rode VideoMic Pro è a un braccio di distanza da me, per cui sicuramente lungo il tragitto la voce ha modo di andare in tutte le direzioni e quindi poi rientrare nel microfono, creando quell'eco fastidioso. E proviamo a capire quale dei due microfoni è la soluzione migliore per un ambiente non acusticamente trattato o comunque come questo, acusticamente trattato ma non abbastanza, perché se hai visto i miei video lo sai, il soffitto è altissimo e purtroppo non posso intervenire lì, per cui intorno a me c'è del materiale fonoassorbente ma in alto no, e lì si creano effettivamente tanti problemi. Proviamo a capire quale dei due microfoni è la soluzione migliore. Proverò a leggere un breve passaggio dal mio smartphone in modo da registrarlo su entrambi i microfoni e dopo provare a capire quale dei due microfoni ha prodotto un suono maggiormente utilizzabile, quindi quale dei due microfoni ha introdotto meno eco all'interno appunto della registrazione. Ok? Iniziamo. Il lancio di un podcast può avere obiettivi differenti. C'è chi lo fa espressamente per raggiungere maggiore visibilità, chi per diversificare e ampliare la propria strategia di content marketing, chi per aumentare il numero di clienti e c'è persino chi, all'inizio, lo fa per pura e semplice passione, per il piacere di parlare del proprio argomento preferito: il marketing, le case regnanti europee, le birre artigianali, l'attualità, i fumetti, il cinema e persino le barbe. Ok, adesso che abbiamo finito di leggere questo breve passaggio, proviamo a capire quale dei due microfoni funziona meglio in questo ambiente. Allora, eccoci qui nello studietto, insomma quello acusticamente trattato nel quale io registro i podcast e ho importato le due tracce. Ti ho risparmiato tutto il processo di lavorazione sul volume, perché ho cercato entrambe le tracce di portarle a meno 14, cioè il volume consigliato per Spotify eccetera, quindi hanno lo stesso volume. Questa è l'unica cosa che ho fatto finora, ti ho risparmiato questa cosa un po' noiosa. Allora, proviamo ad ascoltare la traccia in alto, come puoi vedere il Rode VideoMic Pro, la traccia in basso il Rode SmartLav Plus. Ok, proviamo ad ascoltarle entrambe pulite, quindi non ho aggiunto ancora nulla. Voglio farti sentire e ti chiedo di mettere le cuffie, è importante che tu metta le cuffie. Proviamo ad ascoltare come suonano i microfoni. Il lancio di un podcast può avere obiettivi differenti.
C'è chi lo fa espressamente per raggiungere maggiore visibilità, chi per diversificare e ampliare la propria strategia di content marketing, chi per aumentare il numero di clienti e c'è persino chi, all'inizio, lo fa per pura e semplice passione, per il piacere di parlare del proprio argomento preferito: il marketing, le case regnanti europee, le birre artigianali, l'attualità, i fumetti, il cinema e persino le barbe. Ora il secondo. Il lancio di un podcast può avere obiettivi differenti. C'è chi lo fa espressamente per raggiungere maggiore visibilità, chi per diversificare e ampliare la propria strategia di content marketing, chi per aumentare il numero di clienti e c'è persino chi, all'inizio, lo fa per pura e semplice passione, per il piacere di parlare del proprio argomento preferito: il marketing, le case regnanti europee, le birre artigianali, l'attualità, i fumetti, il cinema e persino le barbe. Ok, abbiamo ascoltato entrambe le tracce. Sei riuscito anche tu a notare quanto fastidiosissimo reverbero c'è? Ok. Di solito ti accorgi di questo, anch'io all'inizio non riuscivo ad accorgermene fino a quando non ho utilizzato un plugin per il reverbero sotto suggerimento di una persona esperta di questo, che si era accorta appunto che avevo un sacco di reverbero nella vecchia casa dove vivevo. E da quando ho usato quel plugin, ora te lo mostro, mi sono accorto proprio graficamente di quanto reverbero ci fosse. Allora ti faccio vedere questo piccolo test. Utilizziamo il The Room, mi pare sia della Accentize, magari sarò più preciso nella descrizione di questo video. Allora, guarda qui, adesso faccio andare la prima traccia, quella del Rode VideoMic Pro, e ti accorgerai che la forma d'onda verde è quella della voce e quella più scura è quella del reverbero. Guarda quanto ce n'è. Sei pronto? L'ho attivato? Sì, ok. Il lancio di un podcast può avere obiettivi differenti. C'è chi lo fa espressamente questa per forma più raggiungere scura, maggiore visibilità, grigia. Chi per diversificare e ampliare la propria strategia di content marketing, chi per aumentare il numero di clienti e c'è persino chi, all'inizio, lo fa per pura e semplice passione, per il piacere di parlare del proprio argomento preferito: il marketing, le case regnanti europee, le birre artigianali, l'attualità, i fumetti, il cinema e persino le barbe. Ok. Io ho attivato il plugin, per cui hai sentito una voce senza reverbero, ok? Te la faccio risentire con il reverbero. Il lancio di un podcast può avere obiettivi differenti. C'è chi lo fa espressamente per raggiungere maggiore visibilità, attivo. Chi per diversificare e ampliare la propria strategia Lo di tolgo. content marketing, chi per aumentare il numero di clienti e c'è persino chi, Attivo. all'inizio, lo fa per pura e semplice passione. Ti rendi conto di quanto reverbero c'è? Ovviamente c'è anche sullo Smart Lav Plus, se vuoi lo vediamo. Attiviamo il The Room, ho un po' di plugin che dopo voglio farti vedere. Attiviamo il The Room anche sullo Smart Lav e prova a sentire senza e poi con. C'è chi lo fa espressamente per raggiungere maggiore visibilità, chi per diversificare e ampliare la propria strategia di content marketing, chi per aumentare il numero di clienti. Guarda quanto ce n'è. Persino chi, all'inizio, lo fa per pura e Vedi semplice queste punte passione, grigie? per il piacere di parlare del proprio argomento preferito: il marketing, le case regnanti europee, le birre artigianali, l'attualità, i fumetti, il cinema. È pazzesco quanto reverbero c'è in una stanza e quanto questo va a danneggiare il tuo audio. Quindi il consiglio che, se mi segui, insomma, sai qual è il primo consiglio che do in assoluto a chiunque voglia registrare la propria voce per i video, per i podcast, insomma, per quello che sia, è quello di trattare acusticamente la stanza, a prescindere dal microfono, la scheda audio, il preamplificatore, tutto quello che ti pare. Ma se la stanza non è trattata acusticamente, avrai questo suono. Ora, se tu hai visto la prima parte del video, hai visto che io ho comunque pannelli fonoassorbenti in tutta la stanza, tranne ovviamente nel soffitto, dove ho purtroppo un soffitto altissimo e lì c'è il problema. Nonostante io abbia tappezzato tutta la stanza di pannelli fonoassorbenti, questo è il risultato, ok? Che è un risultato scadentissimo, ok? Ora, si può risolvere, perché ti ho fatto vedere con questo plugin, ora te ne mostro altri. Il problema qual è? Che, come sai, come ti ho già raccontato più volte, più plugin aggiungi, più vai a modificare la tua voce. E la modifichi così tanto che in alcuni casi meglio registrare nuovamente piuttosto che continuare ad aggiungere plugin su plugin su plugin, ok? Perché, come hai notato, anche questo The Room che io ho aggiunto va a pulire il reverbero, per carità, ma taglia inevitabilmente un po' di frequenze della voce. Hai sentito che la voce è inevitabilmente più ovattata perché va a tagliare delle frequenze che sì, sono quelle del reverbero, ma c'è anche la voce lì dentro e quindi inevitabilmente la voce viene modificata. Ok, allora voglio provare a farti vedere, a farti ascoltare più che altro,
la prima traccia, quindi il Rode VideoMic Pro con il The Room attivo, e poi ho aggiunto anche un audio track e un voice centric, che dal mio punto di vista servono per aiutare la voce ad essere un po' più compatta, un po' più grossa, eccetera. Proviamo ad ascoltare con i plugin attivi. Il lancio di un podcast può avere obiettivi. Scusami, aggiungo anche l'NS1, che è un noise reduction, perché si sente un po' di casino sotto. Adesso prova a sentire come si sente con questi plugin. Guarda che catena lunga. Ok, proviamo ad ascoltare. Il lancio di un podcast può avere obiettivi differenti. C'è chi lo fa espressamente per raggiungere maggiore visibilità, chi per diversificare e ampliare la propria strategia di content marketing, chi per aumentare il numero di clienti. Mi fermo, tolgo tutto, ascolta. Il lancio di un podcast può avere obiettivi differenti. C'è chi lo fa espressamente per raggiungere maggiore visibilità, chi per diversificare e ampliare la propria strategia di content marketing, Ok. chi per aumentare il La numero voce è più doppia, è più definita, ha un volume leggermente più alto, ho eliminato il rumore di fondo e ho eliminato il reverbero. Ok? Però ho aggiunto 4 plugin. Ok, stessa cosa, proviamo con quest'altro. Proviamo a vedere 1, 2, 3 e 4, li ho messi nello stesso ordine. Proviamo a vedere con espressamente per raggiungere maggiore visibilità, chi per diversificare e ampliare la propria strategia di content marketing, chi per aumentare il numero di clienti, e c'è persino chi all'inizio lo fa per pura e semplice passione. Lo senti come è sicuramente molto più pulito rispetto a prima, ma perde proprio tantissimo. È quasi finto come suono, no? È molto sporco. Non è bello come suono. Però insomma, se il tuo suono di partenza è quello, non è che ci puoi far molto. Ok, quindi dovrai aggiungere una serie di plugin, che possono essere questi, possono essere altri, per carità. Io adesso questi ti faccio vedere questi, ma inevitabilmente vai a snaturare il tuo suono. Ok, quindi adesso ti faccio sentire entrambi le tracce con i plugin attivi, e magari fammi sapere nei commenti quale suona meglio secondo te, se fanno schifo tutte e due nonostante il trattamento, cosa che è assolutamente probabile, se preferisci uno piuttosto che l'altro. Insomma, dammi un po' di feedback su questo, sia sulle tracce pulite, sulla quantità di reverbero, se riesci a sentirla, che è gigantesca, nonostante i pannelli al muro, e poi sul trattamento della voce. Quindi proviamo a riascoltare le voci con entrambe le voci con tutti i plugin attivi. Il lancio di un podcast può avere obiettivi differenti. C'è chi lo fa espressamente per raggiungere maggiore visibilità, chi per diversificare e ampliare la propria strategia di content marketing, chi per aumentare il numero di clienti, e c'è persino chi, all'inizio, lo fa per pura e semplice passione, per il piacere di parlare del proprio argomento preferito: il marketing, le case regnanti europee, le birre artigianali, l'attualità, i fumetti, il cinema e persino le barbe. Un secondo. Il lancio di un podcast può avere obiettivi differenti. C'è chi lo fa espressamente per raggiungere maggiore visibilità, chi per diversificare e ampliare la propria strategia di content marketing, chi per aumentare il numero di clienti, e c'è persino chi, all'inizio, lo fa per pura e semplice passione, per il piacere di parlare del proprio argomento preferito: il marketing, le case regnanti europee, le birre artigianali, l'attualità, i fumetti, il cinema e persino le barbe. Ok, quale ti piace di più tra i due? Fermo restando che magari ti fanno schifo entrambi. Quale ti piace di più tra le due tracce? Io ho la mia preferenza. Te la dico, ma non voglio influenzarti. Il Rode SmartLav Plus, probabilmente con il trattamento di questi plugin, suona un po' meglio rispetto a questo, perché questo è ampliare la propria strategia di content marketing, è un po' troppo scuro, è come se gli mancassero un po' di frequenze nella parte medio-alta. Il numero di clienti, e c'è persino questo sembra leggermente più definito. Gli mancano i bassi, perché poi la capsula dello SmartLav Plus è piccolissima, gli mancano i bassi, ma il suono sembra più definito. Almeno questa è la mia idea. Poi mi fa piacere se mi fai sentire anche la tua. Quello che hai potuto notare da questo test è che sono due microfoni ovviamente molto diversi l'uno dall'altro. Infatti questo è un test un po' strano in realtà, però mi era venuto questo dubbio e ho voluto realizzare un video, perché magari sei indeciso se comprare un microfono lavalier o un microfono da montare sulla videocamera, e quindi questo video può aiutarti. Sono due microfoni diversi anche come costo, perché il Rode SmartLav Plus costa intorno ai 60 euro se non ricordo male, mentre il Rode VideoMic Pro costa intorno ai 200 euro. Poi ti metto in descrizione i link per i due microfoni.
Come ti dicevo, sono due microfoni quindi abbastanza diversi come fascia di prezzo, come tipologia di microfono, quindi in realtà dire quale dei due è migliore è veramente strano, no? Perché sono due cose completamente diverse. Però spero che questo video ti sia stato utile per il tuo prossimo acquisto e come al solito ti ricordo di iscriverti al mio canale e cliccare sulla campanellina in modo da essere sempre aggiornato sui miei prossimi video. Per ora è tutto, alla prossima, buona registrazione!